come sarà sta pasta? Signori miei, mamma mia che piatto ragazzi. E mo' è fatta sta passeggiata. Lo vedete sto vapore? È pronta, l'acqua bolle, buttate subito giù la pasta perché oggi è una ricetta veloce, buona e guardate come si appannano gli occhiali. Una ricetta classica, seppi e piselli. Ma immaginate voi, seppi e piselli freschi, di stagione, di questo periodo e ci famo una bella pasta. E magari poi ci possiamo mettere una piccola aggiunta, che poi vi dico di che cosa. Prima di tutto gli ingredienti. Seppioline, guardate, belle, piccole, nazionali, prezzemolo, mezzi paccheri, peperoncino, aglio secco, aglio fresco, cipollotti e piselli. Siamo in stagione, mangiate questi piselli, pulite questi piselli, vi fate i sacchetti e vi li mettete nel congelatore. Avete stancato, vi dovete adoperare per mangiare meglio a casa. Dobbiamo essere attenti alla nostra alimentazione e comprare solamente la roba buona, ok? No buona, buona. Tempo di tutta la pasta, qua vado gallo, continua a Roma, perché qua ci sono 14-15 minuti, quindi butto giù i mezzi paccheri, belli, artigianali, una bella pasta questa, E guardate, la qualità della pasta si vede da che cosa? L'acqua è bianca, diventa subito bianca. Questo vi fa capire perché è una pasta che è asciugata lentamente, c'è ancora, vi lascia le mani tutte quante infarinate, che la semola, quindi una pasta di un certo livello. 2 me l'ha già pulite, il pescivendolo, la terza la andiamo a pulire. Pinocchio, tu solo mi puoi dare una mano. Allora, occhi, leviamo gli occhi, già ho fatto il danno, ho rotto l'occhio, già mi sarei sporcato tutto quanto. Fate così, attenzione, sotto e levate l'occhio. Allora, tu dici, vabbè, oddio, ma che mi tocca fare sto lavoro? Ma poi mi zozzo tutto. Il discorso è questo. Così vi rendete conto, oggi ho fatto un disastro, ho fatto di tutto di più, ho tagliato la sacca, ho fatto tutto quello che non si deve fare, perché vado di corsa, avete capito perché? Perché ho il minutaggio del tempo, non guardate quello che faccio ma fate quello che dico, ho fatto io, il conto alla rovescia con la pasta e quindi ora mi sono guagliato da solo, mi devo fare la pasta al dente, leviamo la pellicina. Quando non ce la fate a togliere la pellicina, come in questo caso, perché è freschissima, che si fa? Poi ve lo dico. Si usa il sale. Levo il dentino, qua speriamo che non faccio danni. Mannaggia, per fortuna ci sono le prove che altre volte che ho pulito le seppie ho pulito bene. Sale, ok? Perché fa più presa così. Prendo sulla pelle e si staccano. Vedete? Perché così non vi scivola ed è più facile fare questo lavoro. Eccolo qua. Allora, se vedete le unghie nere è perché sono stato incosciente io col nero di seppia. Quindi questa dimostrazione che tutti sbagliamo, anche quelli che hanno fatto un sacco di volte. Rilassatevi, si può sbagliare, non vi state a frustare da soli, tranquilli, sereni, prendetela col sorriso, succede. L'importante è cucinare e arrivare all'obiettivo. Quale? Quello di fare le cose fatte bene e buone. Questo ricordate l'osso di seppia, siete dai canarini, mamma mi ricordo mio nonno Marico che c'era i canarini e Sossetto che sti canarini lo pizzicavano. Olio, stavolta c'ho un olio che viene da Venafro, stiamo vicino di Isernia, quindi non stiamo in Sicilia, non stiamo in Liguria, ma stiamo in Molise stiamo. L'aglio fresco, se non trovate l'aglio fresco usate l'aglio quello lì secco, non c'è problema. Lo sapete come la penso, liberi, ma non usate l'aglio cinese che mi fate arrabbiare. Allora mi ricordo a Tel Aviv, feci una cena, più cene, arrivava questo aglio in busta, già pulito, gli spicchi già puliti. Ragazzi, faceva un senso, a pensare, quelli che pulivano staglio, poi ho visto un filmato su Netflix, proprio su staglio, che i cinesi lo puliscono a mano, addirittura pure dentro le carceri, quindi questa cosa mi ha fatto un po' senso, quindi puliamo solo a casa da soli, è meglio. Oltre all'aglio ci mettiamo un cipollotto, tagliamo la prima come camicetta, mi chiamo io, non mi dite niente delle unghie, purtroppo le unghie le ho sporcate con la seppia, mi vergogno ma è così. Taglio sottile la cipolla con i piselli è perfetta, è inutile che ve lo dico, lo sapete anche voi. Ecco qui, piselli freschi, sentite? No, fermo, faccio risentire. Freschi. Avete sentito come scrocchiano? Freschi che i bambini che potete portare così si mangiano con una bontà assoluta. Quindi seppiolina, separiamo i tentacoli del resto. I tentacoli hanno un pochino più di cottura, quindi li metteremo per primi, ok?
belli a dadini piccoletti. Adesso quante ne ho prese le seppie? 3. Le seppie stavano 20 euro al chilo oggi, quindi 3 seppie di queste qua pesavano 200 grammi. Quindi che cosa voglio dire? Che con poco pesce, con tante verdure, possiamo mangiare il pesce a casa nostra. Quant'è 200 grammi? 4 euro di pesce. Vi fate 3 piatti di pasta. Questa è la pasta per me, Mario e Camera Woman. Allora, perché sto facendo così? Così si insaporisce di pesce il nostro fondo. Mentre va il nostro fondo con il pesce, la cipolletta, l'aglietto fresco, incominciamo a mettere i piselli. Quindi, piselli, guardate. A questo punto mettiamo l'acqua di cottura della pasta. Mettiamo un ciciniglio, un pochetto di sale. Poi mettiamo il peperoncino, un pochino, poco poco lo devo mangiare a Mariuccio, via, e fate cuocere i piselli, tranquilli. Vediamo a che punto sta la pasta. Stiamo un altro male, sotto sti come i sassi, sti mezzi pacchi, ci abbiamo ancora un altro po' di tempo. Sta cuocendo la pasta, sta cuocendo la salsa, facciamo un po' di prezzemolo, già lavato, bello così. Togliamo le parti più grosse, i gambi, e andiamo a tritare soltanto le foglioline nel frattempo che si cuociono i piselli. Ma non trovo nemmeno sbagliato l'abbinamento col basilico, con la maggiorana in questo caso, quindi se avete anche queste altre 2 erbette vanno benissimo. Oh, un tiravente mi vuole il prezzemolo, mamma mia ragazzi, sta a venire un profumo pazzesco, guardate il colore, pensiamo alle seppioline, questa qua è la parte un po' più tenera, che dobbiamo tagliare sottile, 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 che proprio mettiamo in mantecatura. Guardate, così sembra di più perché vedremo tante striscioline bianche, ma è sempre la stessa quantità di seppie. Abbiamo soltanto illuso le persone che stanno a mangiare a casa nostra. Allora, qualcuno di voi, ma non ho trovato le seppie così piccole come le tue. Lo sapevo io. Sono grosse? Mettila a cuocere insieme ai piselli prima, insieme ai tentacoli, metti tutto quanto insieme. Lo sapevo perché t'ho sentito che hai pensato, è vero? Se ci ho indovinato ti devi iscrivere perché so pure che mi guardi senza che ti sei iscritto. Hai capito? Te sto a controllare, eh? A te, proprio a te che stai sul divano così appostato, bello, tranquillo. Guardate che montagnola di seppioline, guarda, vai. Adesso. Mancano all'incirca 3 minuti al fine cottura di questi mezzi paccheri, ancora non sono acciaccati, quando si acciaccano sono cotti, vedete ancora come sono? Così. Vi piace, eh? Chef Max Mariola pure col nome, guardate qua, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura, aggiungiamo le seppioline, guardate, cioè guarda che piatto che vi sto a fa oggi, mamma mia, signora mia! Ah! Adesso qua divertiamoci a saltarla, a dargli fastidio, la devi infastidire sta pasta, deve essere proprio, mamma mia, lasciami stare, non mi smaneggia più, così deve essere, capito? Così, un altro goccetto d'olio, vai, chi è? Dai con venafro. Poi, altra cosa, ce l'avete per caso a casa? Tu dici, ma mica siamo Max Apriola, un pezzetto di bottarga così buttato, vedi questa qua mi è avanzata un pochetto. Ciao, muovete. Sai, io mi immagino la dolcezza dei piselli, questo dolce anche della seppia che ha un sapore dolce, no? Un po' ruffiano. Con sta bottarga ci sta una meraviglia, se vi piace. Se non vi piace va bene pure così. Fuoco spento, quindi gratto la bottarga, guardate che colori. Signori miei, chi è? Guardate che botta di giallo, chi è? La bottarga se la dovete comprare, compratela non grattugiata, quella intera, è più buona. Guarda qua, prezzemolo. E questo ragazzi è la nostra musica. Ammazza ma sta wok. Come sarà sta pasta? Che dici, camera U? Guarda che cremetta. Ma dove sto? Qua ci sta il vino. Qua? Ecco qua. Vino bianco, va bene? Il nostro amico di Imperatori. Ciao Stefano. Questo qua è un Trebbiano verde che fa la cantina Imperatori.
e mio amico Stefano, che c'ha una cantina bellissima qui a Frascati. Oltre che usare le botti, usa anche le anfore, quelle di terracotta. È un mattarello, è un altro che gli piace. Bicchiere ghiacciato. Guarda qua, guarda le profili, guarda qua, i bozzetti, sembra che c'è i brufoli, sembra. Guardate pure il ghiaccio galleggia, guardate. Aspettate a bere. Bere un vino senza aver mangiato niente prima è uno sbaglio assurdo, perché non assapori veramente il gusto del vino. Guarda che pasta, non c'è grasso, solo cremetta, vai. Questa è proprio la pasta del mercato, eh. Questo mi sono venute tutte le idee mentre facevo la spesa, lo giuro. Ho cambiato 10 volte le idee di quello che dovevo fare, perché ogni volta vedevo una cosa più bella di un'altra, e quindi diciamo adesso la faccio così, adesso faccio colà. Tiè. Aspetta, così, tiè, vai. Una grattata di bottarga, mamma mia che piatto ragazzi. E mo' è fatta sta passeggiata. Mo sì che è buono, è un'altra cosa. Allora avete capito? Vi comprate 200 grammi di seppie, comprate i piselli, tanto i piselli non costano tanto, e vi fate un primo di pesce da re. Iscrivetevi, mi raccomando. Sapete quello che vi perdete se non vi iscrivete.